ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. In questo video vedremo come funziona l'add-on PowerSave di Blender e questo add-on ci aiuta a salvare più facilmente i nostri file e a recuperare il lavoro in caso di crash. Possiamo scaricarlo gratuitamente da Gumroad o decidere di fare un'offerta per sostenere lo sviluppatore. Vi lascerò il link di Gumroad nella descrizione. In ogni modo, una volta scaricato, possiamo installarlo come si installano tutti gli altri add-on. Andiamo in Edit, Preference e quindi Add-ons. Clicchiamo su Install e selezioniamo il file zip appena scaricato. Clicchiamo su Install Add-on e quindi abilitiamolo. Una volta installato l'add-on PowerSave, possiamo notare che qui nell'header della 3D Viewport appare questa icona. Cliccandoci sopra si aprirà la finestra di dialogo con le funzioni che più ci interessano. Le stesse funzioni le possiamo trovare qui sulla toolbar di destra nella scheda PowerSave. Notiamo che questa iconcina può essere rossa a indicarci che il file non è stato mai salvato, grigia a indicarci che il file è stato salvato ma le nuove modifiche non sono state salvate, mentre verde ci indica che il file è stato salvato con le ultime modifiche salvate. Cliccando sul pulsante PowerSave verrà salvato il file Blend attuale in modo incrementale. È sempre una buona idea salvare i nostri file di progetto in maniera incrementale, così da avere la possibilità di tornare sul lavoro precedente per eventuali esigenze. E con PowerSave per fare questo basterà cliccare su questo pulsante come abbiamo appena visto e aggiungerà a ogni salvataggio in modo incrementale un numero alla fine del file. Cliccando il pulsante Open Project Folder si aprirà la cartella dove sono salvati i file. Cliccando invece su queste frecce, indietro o avanti, caricherà rispettivamente il file salvato in precedenza o quello salvato successivamente. Con l'add-on PowerSave di Blender possiamo facilmente impostare i salvataggi automatici e scegliere ogni quanti minuti eseguire un autosave. Per farlo basterà attivare la funzione autosave qui e decidere il numero di minuti che devono trascorrere tra un autosalvataggio ed un altro. Possiamo quindi decidere se sovrascrivere il file autosave sull'originale, se invece usare un'estensione, un suffisso, una sottocartella chiamata autosave o se personalizzare il nome del file di autosalvataggio. Possiamo attivare la funzione autopack che incorpora nel file blend tutte le risorse esterne. Infine possiamo fare un purge orphan da qui in modo da eliminare i data block inutilizzati. Quindi oggi abbiamo visto come installare e utilizzare l'add-on PowerSave di Blender che ci aiuta a salvare più facilmente i nostri file di progetto e a fare copie di backup. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!